Oh, buongiorno, buongiorno, mi sentite? Sto provando a far funzionare questa cosa, non riesco a farla funzionare. No, qui c'è ancora l'altra. Oh, vediamo se riesco a sistemare. Oh, buongiorno, buongiorno. Mi sentite per caso? Qualcuno mi sente? Fatemi sapere se mi sentite perché qui ho l'altra live dove devo scrivere sono da un'altra parte. Uh, Mi sentite? Ok, mi sentite, perfetto. Problemi tecnici perché ho impostato tutta la live da computer e poi adesso sto riprendendo da cellulare, infatti qui non mi dà niente e lì mi dà tutto, quindi non riesco nemmeno a vedere nulla. Perfetto, abbiamo iniziato nel peggiore dei modi, è il bello della live. Adesso, tra l'altro, sto cercando di capire se funzionano le cuffiette o meno. Ok, perfetto, non poteva andare meglio. Vabbè, è un aperitivo, quindi io di solito berrei spritz, sono veneto e amo lo spritz, ma qui costa tipo 10 sterline o 15 sterline a bicchieri, a Padova dove abito io, dove abitavo io. Aspetta, mi avvicino. Perfetto che così, anzi no, stiamo qua che mi avvicino così come una persona curiosa. Oh, parliamo di un po' di cose. Come vedete ho un po' di giornali, sono qui a Londra a divertirmi. Ah, qua c'è una situazione paradossale, nel senso che, ok, vabbè, questa è la notizia, me l'hanno dato in ambasciata, la notizia di Londra. Penso sia il giornale dell'ambasciata e me l'hanno dato quando sono andato in ambasciata. Tra l'altro, se non vedete quello che faccio, andatemi a seguire su Instagram. In ambasciata sono andato a vedere un evento molto molto interessante delle criptovalute e lì ti danno gratis questa sorta di giornale dove Johnson, prima pagina, Johnson dice a Conte, italiani in UK, ruolo indispensabile, datato 2 marzo. Boh, io spero che sia così perché Londra per tanti è sempre stata terra di grandi possibilità. Ora per chi parte da zero magari vedo meglio altri paesi, se devo essere sincero. Mamma mia che casino, non riesco nemmeno a leggere i commenti perché sono troppo distanti. Avviciniamoci un po'. Op. Ottimo. Oh, vediamo se dall'altra parte dove avevo settato l'altra live le persone hanno capito che non ci sono. E gli mandiamo il link di questa live qua perché sennò va a finire malissimo. Condividi, copia. Ah, ok, ottimo. Adesso dovremmo esserci tutti in realtà. Perfetto. Direi che possiamo andare con il cin, con questi aperitivi digitali. Non so se avete mai fatto, vi invito a stare a casa date le situazioni e non so se avete mai fatto un aperitivo digitale, ma è molto molto divertente. Puoi arrivare, se arrivi in ritardo sei veramente un infame perché, perché sei a casa, minchia, basta che accendi il cellulare. Cin. Di che parliamo? Di che parliamo? Vabbè, questa è la notizia ed è andata così. Poi ho un altro giornale. Partiamo da questo che è più vecchio. 26 febbraio. Tra l'altro, stra interessante come impaginino qui i giornali la metodologia per tirare su i soldi. Praticamente questo lo danno gratis fuori da tutte le stazioni metropolitane. E, e la tipologia del business è completamente diversa perché loro tirano su soldi da tutti gli inserzionisti. Sono gratuiti. Chissà Vodafone quanto paga per apparire. Ecco, perfetto, spegniamo anche l'audio qui. Ottimo. Chissà Vodafone quanto paga per apparire in questi giornali, perché
porca boia, fanno di cioè, la prima pagina è Vodafone. E poi la reale prima pagina, questa è del 26 febbraio, quindi circa, che giorno è oggi? 15 marzo, circa 20 giorni fa. Keep your distance, new virus alert from Britain. Qui il 26 febbraio stava arrivando il virus. Andiamo a prendere il successivo numero. Io li prendo tutti quelli quando me li danno fuori dalla fermata. Mi prendono quasi per scemo perché nessuno lo prende su, o pochissimi lo prendono su. Io invece mi fermo e proprio pretendo di avere il mio giornale. Anyway, mamma mia, che British. 4 marzo, British epidemic is now likely. Likely? Ok, perfetto. E ora cosa sta succedendo? Ora sta succedendo che Boris, il tanto amato Boris, l'altro giorno, pochi giorni fa, ha detto tranquilli, contraiamola tutti e ci salviamo di gregge. Aspetta, me l'era anche scritto. Immunità di gregge. Tutti insieme lo prendiamo, quindi spera che il 60-70% dicono se lo prendiamo il 60-70% di persone, poi diciamo, ci passa questo virus e dopodiché in teoria dovremmo aver sviluppato l'immunità di gregge qui in Gran Bretagna, quindi non dovrebbero più esserci problemi. Ok, in Gran Bretagna ci sono 66 milioni di persone e una delle sue frasi è stata tipo preparatevi a vedere i vostri parenti lasciarvi. Sembra un po' tutto campato in aria qui, praticamente. Contiamo che metà della popolazione lo prende in Gran Bretagna, anche perché qui è ancora tutto aperto ed è scandaloso. No, il cellulare è lì, stavo guardando il cellulare. No, comunque ieri su Instagram ho postato delle storie, delle storie dove praticamente sono andato in supermercato e sta iniziando tutto quel circolo vizioso, tutto quel, diciamo, paura che c'è stata in Italia. Sono andato alla Tesco che offre questa fantastica Coca-Cola della Tesco, la bottiglia. Oppa. Tesco Diet Cola. Vi consiglio di non berla, a me piace troppo, devo eliminare questa droga. 50 centesimi. E praticamente gli scaffali erano svuotati, ma proprio svuotati. Ho soltanto un rotolo di carta igienica adesso in casa, per carità, mi pulirò con i fazzoletti. In ogni caso, è stranissimo come si stiano comportando qui, perché praticamente lui fa una scommessa e scommette che ad aprile se ne andrà, prima che debbano morire tantissime persone. Perché ad ora dicono che la mortalità, cioè muoiono il 3%, il 3,4% di chi la contrae muore. Metti che la contrae il 33 milioni di persone. Minchia, 33 milioni di persone? Quant'è il 3,5% di 33 milioni di persone? 300.000 persone? 300.000? No, meno. Facciamo due calcoli. Qualcuno mi dia una mano. 33 milioni di persone, il 3% è? Il 3% di 33 milioni di persone, il 10% è 3 milioni,3, quindi l'1% è 330, quindi è quasi 1 milione di persone. Cioè, lui sta rischiando la morte di 1 milione di persone, ma sereno proprio. Non so se avete visto i suoi video. Aspetta, mi ero preso una sua dichiarazione. Aveva detto many more families are going to lose loved one before their time. Minchia, è proprio brutto vedere come qui, se sei diciamo, un cittadino pronto a spendere e produrre, ti tengano sereno, mentre quando sei vecchio o magari malato o magari
hai qualche problema, diciamo non ti curino? Questo è il messaggio che io percepisco ad ora, che non è molto bello. Poi io non ne so niente, parlo perché stiamo facendo un aperitivo tutti insieme, quindi parlo come se stessi parlando a un amico. Però minchia, 1.000.000 di persone rischiate così, cioè molto, molto meglio in Italia che, per carità, gestita come è stata gestita, perché alla fine adesso in realtà la stanno gestendo abbastanza bene, però almeno in Italia c'è il messaggio di cercare di prendersi cura di tutti. Qui adesso io tra l'altro mi sono chiuso in casa e cerchiamo per 15 giorni circa di stare qua dentro e fare quel che riusciamo da qua dentro, perché io domani, lunedì, dovevo tornare in Italia e dovevo tornare in Italia, però innanzitutto i voli non ci arrivano, quindi se io volessi arrivare in Italia dovrei fare scalo a Ginevra, che tra l'altro non ho mai visto Ginevra, quindi sarebbe stata anche un'opportunità per vedere Ginevra, ma non è per niente l'ideale muoversi in questo momento. E poi da Ginevra sarei dovuto andare a Venezia, poi io abito a Padova, quindi un'oretta di macchina e sono lì. Mi sa che non ve Ciao Yaki. No, mi sa che non verrai a trovarmi. No, qua è un dramma, ma perché è tutto lasciato così. Tra l'altro, fino a settimana scorsa gli eventi sportivi andavano ancora avanti, quindi potevi, dato che qui ha fatto un video sulle partite calcistiche, qui il 95% dei posti sono occupati negli stadi, quindi sono sempre quasi pieni e 40.000 persone tutte insieme fino a settimana scorsa. Adesso, dall'ultima settimana, almeno gli eventi sportivi li stanno, tra virgolette, bandendo. Però i mezzi, io giro in metro, sono ancora pieni, cioè, quindi metti che una persona su 1.000 ce l'ha. In realtà adesso stimano, nei siti dicono che sono 1.000 i contagiati, in realtà le stime ne danno, in realtà sono 600 contagiati e 10 morti. Me lo sono scritto questo, almeno questa era organizzata. Però i contagi, le stime danno 5.000-10.000 persone, che per carità sono poche, però se è lasciato tutto così alla buona, queste 10.000 persone in queste situazioni, in questi, diciamo, accentramenti di persone, non so cosa possa succedere. Per questo motivo io e mio fratello abbiamo deciso di rimanere qui, non andare in aeroporto, non rischiare di tornare, che poi magari torniamo, abbiamo il virus, lo passiamo ai nostri genitori che hanno 60 anni, quindi la probabilità per loro è maggiore purtroppo. Cioè, provate a immaginarvi anche chi parte da qui pensando con la mentalità che, ok, immunità di gregge, parte, va a portarla a casa sua nel suo paese e finisce tutto così. Gran rischio, io spero che Boris abbia ragione, che ad aprile il virus se ne vada e che saremo tutti contenti, però chi lo sa, chi lo sa. E avete qualche domanda, qualcosa che vi interessa? Pornhub for Life. Molto interessante, molto, molto, molto interessante tutti i servizi che stanno dando via gratis. Utili, utili. Ma è bello abitare in Inghilterra? Sì, fino ad ora è stato molto molto bello. Ho fatto tantissime cose, sperimentato veramente tante altre cose. Diciamo che è bello andare fuori dalla propria zona di comfort o è bello vedere cose che non abbiamo mai visto. Ciao dalla Svizzera. In Svizzera volevo passarci per tornare a casa, ma probabilmente non ci passerò. La regina che dice? Non lo so la regina che dica. Penso che adesso l'abbiano messa in un bunker sorvegliata bene, 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 dato che non è poi così giovane. Oh, come funziona la sanità in UK? Altro problema, altro problema. La sanità in UK è metà pubblica e metà privata, nel senso che ti danno una prima assistenza che è molto inferiore rispetto a quella italiana e poi la restante devi farti un'assicurazione privata se vuoi essere sicuro.
Io tra l'altro mi trovo in uno stato di limbo perché dato la ho mandato la mia application all'AIRE per diventare residente estero, cosa che sono già, perché quando la si invia all'AIRE si è già residenti all'estero, si può dire già di essere residenti nel paese dove si è registrati, quindi io adesso sono residente qui a Londra. Però l'approvazione, la certificazione di questa cosa, lo Stato italiano ci mette circa 10 mesi a farla. Siamo molto veloci a fare questa cosa, ma non importa. Quindi dopo questi 10 mesi io sono residente qui anche per lo Stato italiano. Poi comunque se mi portano al giudizio da qualche parte, io comunque risulto residente qui. Però in questo periodo per lo Stato italiano non sono ancora residente qui. Quindi paradossalmente sulla carta io potrei tornare in Italia, dire che sono residente ad Albignasego, a casa mia, per poi ritornare qui dicendo torno a casa mia. Quindi sono un po' in una zona di limbo e attraverso questa zona di limbo riesco ad avere comunque la sanità attraverso la sanità italiana, non più non attraverso la sanità qui, o comunque entrambe, perché tra l'altro mi è arrivato anche il NIN, che è il codice fiscale inglese. Non so ancora se il NIN serva per la sanità. In ogni caso, metà è pubblica e metà è privata, e poi oltre a questo per la città di Londra non hanno nemmeno una grandissima, diciamo, portata, nel senso gli ospedali italiani hanno una portata molto più grande e quindi è più difficile che si saturi, sì, saturi, vabbè, il sistema sanitario italiano, mentre qui una volta che il virus si propaga è molto più facile che gli ospedali pubblici vengano saturati. Quindi anche per questo non so cosa possa succedere. Penso che Boris dica, cioè qui la mentalità è ok, finché produci e finché sei giovane e lavori, bene, ti diamo una mano, cerchiamo di tenerti a galla. Quando non sei più utile o hai fatto abbastanza soldi per prenderti cura di te stesso, ma altrimenti sti cazzi. Vediamo come si evolve. Poi io ho informazioni di una settimana. Qui, tra l'altro, cioè, i contagi, le statistiche dicono 600, quando in realtà si sa che sono più tra i 5 e i 10.000. Però siamo ancora in una fase, tra virgolette, iniziale. Let's see. Stai chiuso? Starò chiuso. Altre domande, ragazzi? Cambio euro sterlina, ho visto. Va troppo veloce, minchia. Cambio euro sterlina. Come avete visto, io sono venuto qui e vi faccio un attimo un riepilogo. Cambio euro sterlina, quando sono arrivato qui, una sterlina era 1,20 euro, quindi circa un euro era 82 centesimi di sterlina, 82-84 centesimi di sterlina. Adesso la sterlina sta perdendo tantissimo e secondo me continuerà a farlo proprio perché se la strategia di Boris non funziona e qui i contagi salgono e il problema diventa sempre più reale, probabilmente la sterlina scenderà ancora di valore, cosa che tra l'altro ha fatto fino ad ora. Adesso mi pare che la sterlina sia a 1,09, cioè una sterlina è 1,09 euro, quindi ha già perso circa l'8-9% del suo valore, che è tantissimo nel giro di una quindicina di giorni. Tra l'altro la cosa che mi dà più fastidio è che quando sono arrivato qui per pagare l'affitto ho dovuto dare 6 mesi tutti insieme perché non avevo nessuna garanzia. Quindi quando ho cambiato i miei soldi in euro in sterline, li ho cambiati quando la sterlina valeva 1,18, quindi quando cambiavo un euro con 83 centesimi. Adesso un euro vale 89 centesimi. Quindi nel mio cambio da 15.000 sterline, no, quanto ho pagato? 1.700 per 6, 1.700 per 6, fate due conti, un po' più di 10.000 sterline. Io in questo cambio ci ho perso circa 1.000 euro, proprio perché la sterlina valeva tanto quando io l'ho cambiata. Quindi vabbè, mi fa rosicare anche questo, ma
cosa ci potevo fare, dovevo pagare l'affitto, dovevo entrare in casa. Università mi pare di averci fatto anche un video, università l'ho lasciata ancora a settembre scorso, quindi ormai settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, sono 7 mesi più o meno che ho lasciato l'università. Come va con il Bitcoin? Come va con il Bitcoin? Bellissima domanda. Con il Bitcoin, come avete visto, è sceso tantissimo. Io sto prendendo posizioni in diversificate, comunque lungo il tempo, proprio per evitare che il Bitcoin, come sta facendo, scenda tantissimo e poi io le ho prese tutte in alto e faccio subito un meno 30%. Sono in negativo perché avevo fatto gli ingressi a 8.000, gli ultimi che avevo fatto erano 8.500, però avevo fatto anche degli ingressi a 6.000, 6.500 e 7.000. Adesso sono rientrato che siamo bassi a 5.500 e continuiamo a rimanere bassi. Io ho quei soldi che avevo depositato su Coinbase Pro, tra l'altro dopo comunque vi lascio il link in descrizione perché quel link è un bonus e quindi possiamo avere tutti e due un bonus, però vabbè, non importa. E io adesso ho riacquistato a 5.500 e sto cercando di fare un average, però la cosa un po' difficile e non bella è che il Bitcoin era pensato come riserva di valore o tanti lo spacciavano come riserva di valore. Quindi quando ci sarebbe stata una recessione, come si pensa stia avvenendo ora, dato la crisi dovuta a questo virus, si pensava che fosse una riserva di valore e che quindi come l'oro nei momenti di recessione fosse salito. Invece è successo l'opposto e adesso ci troviamo a circa 5.000. L'ultima volta che ho controllato era 4.800-5.000 euro a Bitcoin. Bellissimo punto di ingresso se questo diventa realmente una riserva di valore. Tanti dicono che dato che era molto un investimento speculativo, alcune persone hanno preso i propri soldi e hanno detto io me ne sto alla larga e quindi non investono da un punto di vista cioè non investono dal punto di vista di riserva di valore, ma molto di più di speculazione. E tante persone sono dentro proprio per fare speculazione. Poche sono dentro al Bitcoin pensandolo come riserva di valore. Io comunque quei soldi li avevo messi da parte e su quei soldi avevo intenzione di rischiare quei soldi perché mi ero fatto i miei conti e avevo visto che potevo rischiare quei soldi. Quindi io continuerò a prendere le posizioni cercando di fare un average di ingresso. Ad ora sono in perdita del circa 12% più o meno, 10-12%. Vediamo come va a finire. Vediamo come va a finire. Oh, io penso che comunque ci sia anche una buona manipolazione di altri enti su questa cosa, proprio perché è ancora poco regolata e secondo me verrà adottata sempre di più, soprattutto con l'ingresso di questi nuovi applicativi che faciliteranno sia l'educazione che l'acquisto dei Bitcoin. Vediamo. Oh, po, po, po. Cosa ne pensi della situazione sportiva in Inghilterra? Per fortuna che finalmente hanno chiuso gli stadi, minchia. Per fortuna che finalmente hanno chiuso gli stadi. Sei riuscito ad accumulare un Bitcoin? Sì, ora ho quasi un Bitcoin. Ora ho quasi un Bitcoin. Non so se sia una cosa sana o meno dirvela. In ogni caso penso che metterò tutto in un wallet appena ho preso. Adesso, appena ho preso tutte le mie posizioni finali, metto tutto in un wallet, chiudo quel wallet da qualche parte e così non ho qualcuno che mi bussa in casa e mi dice, oh, meglio non rischiare, meglio non rischiare. Conviene investire ora? Se sì, in cosa? Conviene investire ora se sì, in cosa? Ci sono moltissime azioni svalutate, moltissime aziende che sono completamente svalutate, soprattutto soprattutto nel settore viaggi. Se voi andate a vedere alcune aziende nel settore viaggi, come per esempio Carnival, Delta o aziende che occupano di trasporti, stanno perdendo una vita e sono in questo periodo molto interessanti e molto rischiose. Io comunque
proprio in questo momento ho appena finito di sistemare i miei vari, diciamo, conti e sto per iniziare ad investire, tra l'altro, vari progetti che comunque vi condividerò man mano che va avanti questo canale. Conviene investire ora? Non lo so, non lo so. Di sicuro se una persona ha fatto una buona analisi su un titolo e ritiene che è sottovalutato ora e siamo in un mercato di recessione dove non si sa cosa avverrà domani o comunque è molto, diciamo, fluttuante, ha senso, ha senso dire, ok, questa azienda secondo la mia analisi è sottovalutata, prendiamo dei punti di ingresso a partire da ora, dividendo il capitale in modo tale che se scende tantissimo, io comunque riesco a fare una media di ingressi. Stessa cosa che sto facendo io nel Bitcoin. Cosa pensi nell'halving 2020 a marzo? Penso che innanzitutto sia a maggio, dovrebbe essere a maggio o addirittura a giugno. Penso che sarà molto divertente vederlo e gli effetti dell'halving potrebbero far cambiare questo mondo proprio perché i miner, vedremo se i miner continueranno a minare il Bitcoin con la stessa intensità e si vedrà più o meno in un anno che effetto avrà il mining. Se voi andate a vedere l'ultimo halving, scusate, se andate a vedere gli effetti dell'ultimo halving nel 2016, abbiamo avuto la bull run del 2017 del Bitcoin, quindi ci ha messo un anno e mezzo a dare effetti più che positivi. Vediamo nel 2020 cosa succederà. Comunque il Bitcoin è un investimento molto rischioso e io vi consiglio di investire poco o una piccola percentuale del vostro portafoglio perché ad ora è troppo manipolato. Com'è la situazione del coronavirus a Londra? Ne ho parlato fino adesso, di solito. Buona questa Coca-Cola. Che farai con Amazon FBA? Ho fatto un paio di video a proposito e penso che ad ora non penso che rinizierò a fare FBA molto. Ad ora penso che non rinizierò anche date le situazioni di commercio e di comunicazione con la Cina, non è il momento adatto per pensare ad Amazon FBA questo. Piuttosto io penso che la maggior parte di voi sia a casa, io penserei a quali sono le cose che posso fare ora e quali sono le cose che realmente mi piacciono, proprio perché abbiamo tantissimo tempo. Quindi chiediamoci cosa ci piace. Dopo averci chiesto cosa ci piace, cerchiamo di trasformare questo nostro piacere o gusto in una passione, nella nostra passione, quindi troviamo la nostra passione e monetizziamo la nostra passione in qualche modo. E con l'epoca dell'online in questo momento i modi sono veramente tanti. Minchia, questo aperitivo sta già durando mezz'ora. Vabbè, è divertente. Lavoro. Fermiamo un po' questi messaggi, perché sennò non riesco a leggere. Un commento da opinionista sulle parole della signora. Ma da opinione, non posso dare opinioni in quel merito, mi dispiace. Riuscirai a fare 300.000 iscritti dopo questa huge crisi? Boh, vediamo, io cerco comunque di dare contenuto positivo, contenuto utile dove metto come primo effort il contenuto. Quindi io continuo a lavorare su questa cosa e vediamo dove arriviamo. Di certo non mi sparo addosso se non arrivo a no, iscritti fatturato. Riuscirei a fare 300.000 euro di fatturato. 300.000 euro di fatturato qui a Londra con i progetti che ho in mente, che stiamo portando avanti, non sono irraggiungibili, non sono per nulla irraggiungibili, anzi questi primi mesi stanno avendo un buon risultato, non sono se prendo 300.000 e faccio diviso 12, dovrei fare circa 25.000 sterline al mese di fatturato. Il mese scorso ne ho fatti 10.000, quindi sono sotto di 15.000. Però ho visto la potenzialità esponenziale di quello che sto creando, dei progetti che ho
potrei riuscire ad arrivarci. Non lo so, non è un obiettivo, diciamo, sì, è un obiettivo primario, sto lavorando affinché io possa arrivarci, ma non è un se non ci arrivo mi suicido, cioè se non ci arrivo mi uccido, perché non è così, è un obiettivo che bisogna puntare, realizzabile e lavorare affinché si concretizzi, quello che sto facendo ora. Se continua così si concretizzerà, sono molto sicuro, però non ve lo posso dire ora, bisognerà vedere anche. Diciamo che per il nostro lavoro di youtuber e comunicazione online e comunque è un lavoro che la crisi non impatterà moltissimo. Ora bisogna vedere, magari domani tutti gli advertiser che mettono pubblicità qui su Google e le grandi aziende dicono: ok, sai che cosa? Dato che non siamo più profittevoli con le nostre pubblicità proprio perché non comprano e non facciamo più soldi, non mettiamo più le pubblicità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a me arrivano poi meno soldi e quindi la crisi ha comunque impatto su di me. Però ho comunque la fortuna di aver creato qualcosa che, nonostante il rimanere a casa, perché adesso sono obbligato a stare a casa come voi, in realtà non sono obbligato, in Italia si è obbligati, qui non siamo obbligati, io ho deciso di farlo con mio fratello, che adesso tra l'altro sta giocando a Fortnite perché è domenica, giustamente. Però a me piace la domenica passare con un po' di Coca-Cola, il mio aperitivo digitale con voi. Vai cavallo, vai, vai cavallo. Op, vediamo. Secondo te l'Italia è una dittatura? No. Lavori da fare a casa senza laurea. Lavori da fare a casa senza laurea. Ce ne sono. Allora, ce ne sono talmente tanti che non te ne dirò nessuno, perché puoi veramente fare di tutto. Cioè, puoi fare di tutto. Prendi in mano il computer, esplora quello che c'è, perché c'è veramente tanto. Puoi aprire un canale YouTube, puoi, che cavolo ne so, aprire un business su Shopify, su Amazon, puoi creare un blog, puoi aprire una pagina Instagram, puoi. Qua continuano a scrivere Pornhub, puoi andare su Pornhub. Eh, cosa posso dirti? Ce ne sono di cose che si possono fare e quindi sta solo a te capire da dove iniziare. E ripeto, l'ho già detto prima, l'inizio deve essere capire quali sono le tue passioni, perché se no la domenica non lavoreresti. Ma perché è anche giusto che sia così. Però non avresti quella voglia di iniziare e di metterti a fare quel qualcosa quando ti svegli. Ma perché 5 euro? Ma sei veneto, fai un aperitivo con la Coca-Cola. Non sarebbe meglio un bello spritz? Lascia stare, lascia stare. Grazie mille per la donazione, sei un pazzo. Ma io prenderei lo spritz, ma qui non si trova l'Aperol, non si trova Campari, non si trova un buon prosecco, e quindi con cosa lo faccio lo spritz? Acqua frizzante Campari, e poi se te lo vai a fare in bar, se te lo vai a fare in bar sono 15 sterline. 15 sterline, la sterlina si è sottovalutata come dicevamo prima, quindi sono circa 17 euro, 17 euro più o meno. Minchia, 17 euro per uno spritz, quando vengo a Padova con 17 euro lo offro a quattro amici insieme a me. Ma perché il mago che fa? No, vabbè, grazie mille dei 5 euro e se avessi fatto una domanda ti avrei risposto, ma c'è il gatto che salta, quindi grazie dei 5 euro. Oh, op. Grazie mille del complimento, Luca. Aspetta che leggo tutto perché. Grazie Luca, apprezzo. Andiamo giù. Andiamo giù. Come fare soldi facili? Non c'è modo per fare soldi facili.
non c'è modo per fare soldi facili. Bisogna fare anche cose che non ti piacciono e bisogna lavorare, perché magari pensate che quel che faccio io è facile. Non è per nulla facile, è facile perché mi piace farlo, è facile perché mi sveglio con l'allegria di non vedere l'ora di andarmi ad informare davanti al computer, di scrivere un qualcosa. Oggi, per esempio, faccio questa live e sono sincero, perché non avevo più nessun contenuto scritto. Allora ho detto, sai che cosa? Ci mettiamo davanti, ci prendiamo un bel bicchiere di Coca-Cola e nonostante tutto cerchiamo di portare un contenuto positivo a chi guarda e ha il piacere, spero, di guardare quel che ho da comunicare. In ogni caso nulla è facile, ci saranno cose che non ti piacciono e cose che ti piacciono, quindi soldi facili non esistono. Il peer-to-peer lending come lo vedi? Bella domanda, molto interessante. Il peer-to-peer lending come lo vedi? In questo momento in realtà non lo vedo molto colpito da questa cosa, anche perché molti siti di peer-to-peer lending avevano già sperimentato ambienti di recessione come si dice, in stati come la Grecia e la Spagna, dove c'era già la recessione e comunque c'erano investitori e comunque si sono salvati. Come lo vedo ora? Lo vedo come comunque un investimento rischioso, quindi da diversificare. Lo vedo, è un investimento, come lo vedo ora? Lo vedo che possibilità. In realtà, se devo essere sincero, non vedo in questo momento. Non so benissimo come risponderti se devo essere sincero. La risposta più sensata e detta così al volo è diversifica i tuoi investimenti perché con questa recessione io in realtà questa cosa, se devo essere sincero, questa cosa la vedo come una caduta molto veloce dove si può trovare qualche bellissimo punto di ingresso in qualche ottima azienda da comprare come azione. Per questo alcuni dei soldi che ho nel peer-to-peer lending li sto tirando fuori per investire nell'azionario, perché penso che sarà una discesa veloce e una risalita ancora più veloce. Quindi, come lo vedo il peer-to-peer lending? Secondo me è talmente, diciamo, lungo come periodo quello del peer-to-peer lending che non sarà così gravemente colpito o che addirittura non sentirà questa cosa. Però bisogna fare delle belle analisi che devo approfondire. Sinceramente devo approfondire. Oh, po, po, po. Bondora è affidabile? Sì, ma comunque, ragazzi, se volete approfondiamo, me lo scrivo qui così approfondiamo questa cosa. Peer-to-peer lending affidabile. Mi vado ad informare, approfondisco e dopo facciamo un video e andiamo a vedere. Revolut Business, che ne pensi? Minchia, Revolut Business è una. Aspettate lì, torno subito. Eccomi qua. Oh, eccomi qua con il mio portafoglio. Buongiorno. Allora, nel mio portafoglio ora troviamo la Oyster per andare in giro per Londra nei mezzi pubblici, cosa che adesso per una ventina di giorni non farò più proprio a causa di questo virus, quindi evitiamo di danneggiarci. E poi eccola qua, Revolut Business. Ora tutte le cose che faccio per l'azienda e quindi anche molti incontri, molte cene le pago con questa carta qui. È una figata colossale perché, perfetto, l'ho fatta cadere, perché prende l'esperienza consumer, quindi l'esperienza vediamo, ce l'ho qua, sì, l'esperienza della Revolut normale, questa è la versione metal, comunque Revolut normale, e la porta a tutti i conti aziendali. Poi dopo la live
qui sotto vi lascio anche il link di Revolut Business. In ogni caso è molto figa perché di solito quando si apre un conto aziendale o costa tantissimo o non hai la possibilità di avere i conti multivaluta o quando hai un conto multivaluta come per esempio TransferWise Business, quando fai lo scambio da valuta A a valuta B, da euro a dollaro, da euro a sterlina, paghi commissioni altissime. Io il mio conto Revolut Business lo pago 25 sterline al mese e ho un conto multivaluta che si può integrare tantissimo con... Devo farci un video a proposito perché veramente mi trovo da Dio. Si può integrare con tutti i software di, diciamo, accounting o comunque gestione. Io uso QuickBooks qui in UK per la mia azienda e quando vado a fare un pagamento, il pagamento si collega direttamente a QuickBooks, a questo software, che tra l'altro ha un'applicazione, ve la farei vedere, ma sto usando il cellulare per filmare, quindi non riesco. Con quell'applicazione faccio direttamente la foto dello scontrino e tutto si integra perfettamente. Poi ho tutti i conti multivaluta, tutti gli scambi allacciati, cioè la contabilità è più facile per un LTD inglese piuttosto che per un regime forfettario italiano, cosa che è paradossale, ma è così. Come va? Va benissimo, mi trovo da Dio. Poi vabbè, qui nel mio portafoglio N26, come al solito, ho Curve, adesso tra l'altro è arrivata la versione Metal di Curve, quindi arriverà una recensione anche di Curve Metal. Qui sotto comunque c'è anche il link con 5 euro bonus se usate il codice ricca di Curve, ma vabbè. Ad ora per le spese che non sono aziendali uso questa perché questa è collegata a Revolut, questa qui, e per esempio per la Tesco dove ho preso la Coca-Cola e dove comunque faccio la spesa di solito, eccola qui, Tesco. Sulla Tesco con Curve ho l'1% di cashback, quindi se faccio una spesa da 100 sterline ho una sterlina indietro, che con il tempo comunque sono soldi. Poi tra l'altro è collegata a Revolut Metal ha un cashback dello 0,1% e quindi in tutto ho l'1,1% di cashback. Poco sì, però a lungo termine su 1000 sterline iniziano già a essere 10 sterline e 11 sterline, quindi vabbè, butta via 11 sterline, però vabbè. Poi ultima carta, non la tiro fuori perché c'è tutto il codice, quindi ultima carta è American Express Oro che purtroppo ha i tassi di cambio per il cambio valuta non molto convenienti, mentre questo qui non ha commissioni sul tassi di cambio, quindi pago con questa. Con Amex Oro pago quando sono in Italia, comunque pago quando devo pagare in euro, che così non spreco soldi. Poi una carta che mi sono fatto da poco, aspetta che questa qua ha tutti i codici in bella vista, è questa qui, l'ultima che ho fatto, che è Monzo, un comunque fintech challenger bank, sempre britannica. Questa qui invece è proprio collegata ad un conto bancario effettivo, quindi non è soltanto una carta prepagata, ma è un conto di debito su un conto corrente bancario inglese, comodissima, tra l'altro mi è arrivata in 3 giorni. Pensavo fosse il NIN perché aspettavo il National Insurance Number, che è arrivato dopo 5 settimane. Il National Insurance Number serve per avere un contratto di lavoro, per esempio. Quindi io sì, ce l'avevo il contratto di lavoro perché io mi pago con la mia azienda, però non potevo pagarmi perché dovevo aspettare questo NIN che è arrivato in 5 settimane. Di solito ce ne metteva molte meno, ma in questo periodo stanno avendo un po' di problemini anche qui. Let's see what will happen. Vediamo cosa succederà. E poi, vabbè, qua dentro ho troppe sterline. Di solito vado via con al massimo 20 sterline. Ho 45 sterline, 50 euro. Troppo, troppo, troppo. Io odio andare via con i soldi e tra l'altro probabilmente anche questo portafoglio andrà eliminato e ne prenderò uno ancora più piccolo perché alla fine le carte che uso di più, adesso è caduta, vado a riprenderla. Oh, eccola qui. Le carte che uso di più qui sono alla fine questa,
che uso quasi sempre, Revolut Business, Revolut normale. Volendo potrei andare via soltanto con queste tre, mentre N26 e Amex le ho un po' eliminate perché queste sono molto più convenienti. Poi se devo fare pagamenti dove c'è bisogno di un conto corrente inglese, uso Monzo, che comunque potrei lasciare a casa perché di solito li faccio da casa i pagamenti dove serve un conto corrente. Poi cos'altro raccontarvi? Questo aperitivo è già durato 45 minuti. Spero che il cellulare non si scarichi. Tra l'altro è collegato a questa batteria qui mentre filmiamo. Vi faccio vedere un'altra cosa, perché io alla Tesco, oltre ad aver comprato questa, la Diet Cola, ho preso... Ah no, è finita. È quasi finita perché ci piace troppo. La ginger beer, la birra allo zenzero, però questa tra l'altro è anche analcolica, quindi posso mostrarvela e tranquilli ragazzi, sono veneto ma non sono un alcolizzato. È molto buona, mi piace una vita. Tra l'altro, tantissime persone mi prendono in giro per questa cosa, ma a me piace mischiare la Coca-Cola con questa e lo farò davanti a tutti voi perché io sono così. Perfetto. Oh, allora, vediamo. Parlaci di tuo fratello, quanto lo paghi per il suo lavoro. Quanto lo paghi non posso dirvelo io, al massimo ve lo può dire lui, perché è comunque la sua di privacy, quindi devo rispettare quel che vuole lui. Dato che siamo fratelli, ci parliamo in modo molto diretto, quindi se lui ha un problema o ha qualcosa che non gli va, troviamo sempre una soluzione. Quindi diciamo che lui ha il coltello dalla parte del manico e dato che comunque sta facendo un buon lavoro con i video, penso che l'abbiate notato. Per chi non lo sapesse, mio fratello si è trasferito con me qui perché monta i video che voi vedete su YouTube. Tra l'altro, nell'ultimo periodo ho un problema gravissimo. Per filmare un video ci metto circa di 10 minuti, ci metto circa un'ora. Quindi lui ha un'ora di video da vedersi, da editarlo, sistemarlo, tagliarlo, aggiustare l'audio, aggiustare la color correction. Ma il problema è che una volta stavo forse un po' meno attento, e forse è anche una cosa positiva, e per registrare un video ce ne mettevo mezz'ora, un video da 10 minuti. Quindi ci mettevamo molto meno tempo a farlo uscire, proprio perché c'era meno lavoro nell'editing, meno... ero più sciolto. E boh, forse perché so che devo stare più attento e forse perché so che adesso ho la responsabilità ho molta più responsabilità su quello che dico. Certo, io sono pur sempre uno youtuber di merda e quindi non dovete ascoltare quello che dico perché non sono un esperto in nulla essenzialmente. Però so che alcune persone possono fare alcune cose soltanto per quel che dico io e per questo veramente a volte mi scervello tantissimo. Vediamo un po' di... A me piace il piccante, quel retrogusto dello zenzero piccantino molto buono. Allora, posso iniziare a lavorare in questo mondo a 15 anni. Certamente l'unico problema che avrai è che quando dovrai aprire una posizione fiscale e quindi quando dovrai andare a pagare le tasse, dovrai far identificare tutto il tuo lavoro ai tuoi genitori che sono maggiorenni. Però sì, lo puoi tranquillamente fare. O farsi prima meglio farsi prima un'idea grazie anche a te. Non ho capito la domanda. Meglio fare dropshipping o Amazon FBA? Bella domanda, dipende dal tuo capitale perché essenzialmente ad ora il dropshipping è molto interessante, ma anche Amazon FBA. Il dropshipping nel modo in cui arriverà in Italia, cioè, molte pubblicità che vedete ora sul dropshipping in Italia e l'educazione sul dropshipping sono il dropshipping alla vecchia maniera. Cioè, cosa succede? Cos'è il dropshipping? Tu vendi un prodotto che non possiedi e gli fai la spedizione
appena ottieni i soldi. Che ne so, ho un sito di scarpe, un sito di Nike, un sito di scarpe. Tu, utente, vieni sul mio sito, compri la scarpa, io in realtà non ho scarpe, però quando tu fai un ordine sul mio sito, io vado a riprendere un altro sito ancora, gli faccio un ordine di quel numero di scarpe, di quella scarpa su quel sito e gli metto il tuo indirizzo e gli faccio spedire al sito B la scarpa direttamente a te. Qual è il mio vantaggio? Il mio vantaggio è che quando tu fai l'ordine a me, io ti faccio pagare di più rispetto a quello a cui io compro realmente. Quindi questo era il dropshipping alla vecchia maniera. Cosa succedeva? Si andava da Alibaba o da AliExpress, che sono due siti cinesi che vendono le cose a un prezzo bassissimo. L'unico loro problema è che spediscono in modo lento. Quindi, che cavolo ne so, un bicchiere. Supponiamo che un bicchiere tazza 5 euro lo vendi tranquillamente se sei bravo a venderlo a 5 euro. È di un colore veramente brutto questa cosa, però è buona. Su AliExpress costano 10, 20, 30, 40 centesimi e quindi tu ordini da me il bicchiere a 5 euro, io vado da AliExpress, lo compro a 40 centesimi, te lo faccio mandare a te e ci guadagno la differenza. Poi vabbè, ci devo andare a pagare le tasse, però comunque il mio profitto rimane alto. Questo è il dropshipping alla vecchia maniera. Qual è il problema di tutto questo? È che praticamente quando io faccio l'ordine da AliExpress, che è un sito cinese, AliExpress ci mette circa 10-20 giorni a far arrivare questa cosa a casa di una persona, cosa che non è apprezzatissima. Il dropshipping visto nella maniera più figa che ho visto nell'ultimo periodo è fare un pre-order con gli influencer e vendere tramite influencer. Cosa succede? Molto ingegnosa questa cosa. Si crea un prodotto, quindi non c'è più tutta questa cosa facile e brutta, tra l'altro, perché vendono prodotti per la maggior parte semplici. Non dire brutti è sbagliato, però semplici. Invece con questo nuovo dropshipping, questa diciamo versione 2, cosa si fa? Si va a creare un prodotto, si fa il branding di questo portafoglio, questo si chiama Fobonca. Fobonca. Supponiamo che creiamo il brand Fobonca e facciamo il branding per questo portafoglio. Ce ne facciamo fare 10, non più solo uno. Quindi vado dalla fabbrica cinese e gli dico fammelo bene, lo controllo, me ne faccio arrivare 10, questi 10 li prendo e li do a 10 influencer nel campo che cavolo ne so, finanza, dato che è un portafoglio. Do questo portafoglio a questi 10 influencer, a questi 10 influencer gli dico, per ogni portafoglio che mi vendi, ti do il 10% della vendita. Supponiamo che lo vendiamo a 100 euro per semplicità e l'influencer ne vende, che cazzo ne so, 100. 100 l'influencer prende 1000 euro. Però la cosa molto interessante è che la vendita viene effettuata in pre-order. Quindi quando la persona che ha visto il video, l'immagine, la storia, qualsiasi cosa dall'influencer che io ho contattato, che io pago, va in un sito dove si trova questa pagina di questo portafoglio con scritto pre-order versione limitata e quindi c'hai la foto di questo bel portafoglio con scritto la data in cui verranno spediti il primo packaging. Tu cosa percepisci? Percepisci una sensazione di scarsità, percepisci una sensazione di cavolo, facciamo veloce a comprarlo e lo compri. Supponiamo che la campagna è andata benissimo, io ne vendo 1000. Cosa faccio con questi 1000? Con questi 1000 gli vado dall'azienda cinese subito dopo che ho fatto questa vendita, gli dico: guarda, non me ne servono più 10, ma me ne servono più 1000. Così io riesco a trattare il prezzo più basso, perché ovviamente più è il numero che io riesco a fare, più basso è il numero che riesco a trattare, quindi riesco a comprare queste cose a un prezzo molto più basso e oltretutto le persone sono già avvertite per setup mentale che io gli ho fatto che il portafoglio arriverà in 10, 20, 30 giorni e non si pongono più il problema, minchia che lenta che è questa spedizione. Quindi questo è molto molto interessante, usare il dropshipping per Shopify, cioè Shopify di solito è il sito con cui si fanno, usare il dropshipping con gli influencer e col preordine. Molto interessante. Probabilmente qualcuno lo spiegherà
in Italia fra qualche mese, io ve lo sto anticipando perché vedo che è quello che stanno facendo in America. In ogni caso, dopo aver fatto questo pre-order, una volta che le cifre sono 1000, supponete 1000% fa 1000% quanto fa? 100.000? 100.000 vuol dire che io ho ricevuto 100.000 e di profitto ce ne ho fatti circa 80.000. Con quegli 80.000 non mi serve più fare dropshipping diretto, quindi inviargliene uno a uno, ma inizio a fargli un bell'ordine alla fabbrica cinese, mi faccio il magazzino, ci sono dei servizi apposta per fare fulfillment, tipo Amazon FBA, e quindi faccio l'ordine del magazzino, connetto il sito che ho creato e poi il magazzino si occupa di tutta la commercializzazione e quindi riesco ad ottenere la spedizione 3-5 giorni. Molto interessante e accessibile con prezzi veramente irrisori, tra virgolette, perché se vuoi fare questa cosa in Italia hai comunque bisogno di una partita IVA. Dopo aver fatto la partita IVA, quindi metti che ti costa 500 euro primo mese più setup, più altre cazzate perché c'è sempre una tassa, tassina, tassetta, comunque 500 euro ti vanno via. Hai contributi da pagare ogni 3 mesi a regime forfettario questo, quindi hai 600 euro ogni tre mesi per partita IVA e questo setup, però poi cosa ti costa? Ti costa quei 10 prodotti che ti fai arrivare dalla Cina, metti che spendi 100 euro, falla grande di spedizione più prodotti, ti costa un po' di tempo perché per fare il setup di tutte queste cose ci vuole tempo, anche perché devi contattare degli influencer, devi fare in modo che lavorino correttamente. Però una volta che partono e se sono delle persone di qualità, ti portano ad avere ottimi risultati. Quindi con 1000 euro riesci ad avere veramente, riesci a partire veramente forte. Mentre con Amazon FBA, dato che devi farti direttamente magazzino, i budget con cui iniziare non sono più come una volta che si riusciva a partire attorno ai 2000 euro, anche un po' sotto i 2000 euro. Adesso si parla almeno di 4-5 mila euro per partire, per magazzino, advertising, posizione fiscale, eccetera, eccetera, eccetera. Sono due cose diverse. Io ad ora, in questo momento, proprio perché so già come funziona Amazon, l'ho già sperimentato, sono molto più interessato al dropshipping e lo vorrò provare. Però questa è una mia opinione. Dove compri azioni? Ad ora ho fatto ad ora ho aperto un conto con Trading 212, ci farò un video, ma l'unico problema per gli italiani di Trading 212, che è completamente gratuito, è che poi quando devi farti la dichiarazione, come cavolo si chiama? La dichiarazione, vabbè, quella lì che fai a giugno, quando fai quella dichiarazione, non te la fai in automatico come altri broker, ma devi pagare qualcuno, un commercialista che te la faccia. Quindi, ok, risparmi tutte le fee perché è un conto gratuito. Quando tu compri e vendi azioni non hai fee, non hai commissioni, quindi hai quel vantaggio, ma hai lo svantaggio che poi la dichiarazione dei redditi ti costa 100 euro a fine anno, per cui se sei molto operativo ha senso. Come stai passando la quarantena? Facendo una live, bevendo Coca-Cola misto a ginger beer. Buona. Non è alcolica perché la ginger beer che ho preso non è alcolica, alcune sono alcoliche. Non cambia molto. Minchia, son quasi le 8 da voi. Oh, De Giro, molto interessante, però per UK è più interessante Trading 212, proprio perché io questa dichiarazione dei redditi non la devo fare e tra l'altro Trading 212 qui per UK ha la possibilità di avere un'AISA, cioè qui c'è questa, si chiama AISA, tramite la quale tu hai un allowance, ti permettono ogni anno di investire tot soldi. Quest'anno, anno 2019-2020, perché l'anno fiscale in UK parte dal 6 aprile e finisce il 5 aprile dell'anno dopo. È frizzante sta cosa, mi fanno i ruttini. Hai questo allowance che puoi investire 20.000 sterline tax free, quindi li puoi investire in un conto, con quel conto farci trading, farci investimenti, farci quel che vuoi,
Ovviamente devi trovare i conti adeguati perché non puoi semplicemente aprire in un qualsiasi broker e farti un'ISA con quel qualsiasi broker. Devi trovare un broker che ti metta a disposizione l'ISA e quindi tu investi questi 20.000 sterline tax free. E quindi io sto facendo questa cosa proprio perché così se ci guadagno non ci vado a risparmiare sulle tasse. Miglior business per un ragazzo da iniziare in questo momento. Miglior business per un ragazzo da iniziare in questo momento? Ripeto, dipende dalla tua passione, capisci cosa ti piace fare e capisci come monetizzare quel qualcosa. Io ti dico, ho fatto la mia fortuna grazie a YouTube. Quindi io potrei consigliarti YouTube, ma magari per la tua passione non è la cosa adatta a fare video su YouTube. Quindi dipende da quel che ti piace fare. Riccardo ha trasformato 1 euro in 4 euro in soli 3 mesi. Bravo per te. Oh, andiamo giù. Oh, Bitcoin, le tue posizioni. Se torni un po' indietro nel video, le ho commentate tutte, non sto qui a ripeterle perché sennò andiamo avanti, siamo solo che ripetitivi. Cerchi ancora un collaboratore per il mio lavoro. Mi dispiace, ma penso di averlo trovato e ho letto erano 160 curriculum, tutti quanti. Ci ho anche fatto un video a proposito dove davo dei consigli a chi me li aveva scritti, perché magari io avevo la disponibilità soltanto per una persona che ho trovato ed è molto competente, però comunque per il resto delle persone in ogni caso volevo dare un qualcosa, quindi vai a vedere i miei consigli per quel che riguarda il curriculum, se ti interessano, altrimenti non so che dirti. Hai provato Gimmify? No, non ho mai provato Gimmify, però penso che una porzione del mio ISA lo metterò in un robo-advisor. Ci farò un video anche su quello, quindi vi sto anticipando tantissime cose in questa live. Non dovevo dirvi di Trading 212, non dovevo dirvi di investimenti, del peer-to-peer lending, ci devo fare un video se è ancora affidabile durante questa recessione, che non mi sono assolutamente preparato in questa cosa attualmente. Qual è la mia routine giornaliera? Allora, avevo una bellissima routine giornaliera, me l'hanno rovinata quando sono venuti a visitarmi dei miei amici e mi hanno scombussolato completamente. In ogni caso, di solito alle 7:30 mi sveglio, in realtà è attorno alle 7:20 perché così ho 10 minuti per prepararmi. In quei 10 minuti mi preparo, vado giù in palestra, ho la fortuna di avere la palestra nel residence, quindi posso rimanere in quarantena dentro la palestra, fortunatamente. Dopodiché faccio circa 45 minuti, alle 8 e un quarto torno su, 8 e un quarto, 8 e mezza mi faccio la doccia e 8 e mezza, 9 faccio colazione e alle 9 inizio a lavorare. In realtà io mi sveglio con il sole perché vado a dormire tenendo le persiane aperte, quando viene fuori il sole io mi sveglio. Quindi a volte inizio prima, a volte cioè, tendenzialmente adesso inizierò sempre dopo, il sole sorge sempre dopo o sempre prima. Non lo so, comunque cerco di svegliarmi con il sole perché mi piace così. Perché hai scelto Londra? Ho fatto un video molto molto lungo, molto molto approfondito dove spiego per quale motivo ho scelto Londra. Non sto qui a ripeterlo perché farei noia. Comunque in breve, i motivi principali sono la lingua, le opportunità, la, la burocrazia, la fiscalità e facciamo per due le opportunità perché qui ce ne sono tante e la mia curiosità. La mia curiosità è la voglia di vedere nuove cose. E poi vabbè perché Londra mi piace una vita, quelle poche volte, cioè l'unica volta che sono venuto mi era piaciuta veramente tanto e ad ora non mi sto pentendo. Un po' mi dà fastidio come stiano trattando in questo momento il coronavirus qui, però che ci posso fare? Guadagni sui cambio valuta su Revolut, li puoi fare trading su Forex su Revolut, non te lo consiglio di fare durante il fine settimana perché il sabato e la domenica
applicano una commissione aggiuntiva dello 0,5%, però sono irrisori su un 5, cioè su un 1000 euro si parla di 5-10 euro, che comunque rischi perché non è detto che quel che tu pensi succederà, o comunque spero che tu abbia fatto gli studi adeguati. Uh, Quanto YouTube incide nel tuo fatturato? In questo momento YouTube, nello scorso mese YouTube incideva al 50%. La monetizzazione basta, quindi la monetizzazione lo scorso mese ha inciso al 50%, però è molto variabile, cioè lo scorso mese ti posso dire lo scorso mese 50%, questo mese potrebbe essere 20 come 70, dipende, no, è molto variabile. Come hai fatto la carriera su YouTube? Come ho fatto? Ho iniziato con una mia passione che ho coltivato, ho cercato sempre di mettere al primo posto chi guarda. In questo modo penso di aver fatto, tra virgolette, fortuna sì, tra virgolette, questa fortuna. Hai mai visitato Brighton? Purtroppo no. Ho un amico che abita lì e probabilmente lo andrò a vedere, lo andrò a visitare, però in questo momento preferisco stare a casa d'ora in poi. Tra l'altro dovrò uscire per comprare la carta igienica perché l'ho finita e l'altro giorno sono stato in supermercato, speravo per l'ultima volta, ma out of stock, non ce n'era più, non c'era più pasta. Anzi, no, sapete cosa c'era? Io sono nel quartiere indiano e oh, adesso ve lo faccio vedere. Io sono nel quartiere indiano e praticamente qui ovviamente i supermercati hanno il cibo in base alla cultura del posto e c'è una intera corsia di riso, ma proprio questo è un pacco da 10 kg di riso basmati e io l'ho preso perché volevo prendere almeno 2 pacchetti di pasta perché siamo in due, cioè, 2 pacchi di pasta ci bastano da mezzo chilo, ci bastano per neanche una settimana. Però non c'era pasta, il riso, tutta la corsia di riso era finita, è arrivato praticamente sto muletto, ma proprio c'è una corsia immensa di riso con i pacchi, questi pacchi qua ce ne saranno migliaia. È arrivato il tipo col muletto a mettere giù sti pacchi di riso, ma senza metterli giù, praticamente li lanciava come palle da rugby alle persone, quindi tieni qua un pacco di riso e quindi ho preso un pacco di riso che così, dato che non ho voglia di uscire molto, forse avrei potuto sfruttare Amazon o comunque qualche servizio, però dato che ero lì ho detto proviamo sto pacco di riso e quindi ho preso 10 kg di riso che mettiamo qui a fianco. Oh, altre domande, ragazzi, che tra 10 minuti vi lascio, che alle 8 a casa mia si mangiava, quindi vi lascio andare a mangiare, come è giusto che sia. Basmati, sì, quello è riso basmati, lo faremo riso indiano, non faremo il risotto all'italiana purtroppo, però vabbè, si sopravvive. Oh, perché non fai trading? Perché non faccio trading? Perché il trading in realtà in questo momento me lo sto studiando, ma molto intensamente, tipo arrivo da un 12 ore di full immersion sul Forex, quindi sul trading nel cambio valuta. Però non lo faccio perché A, non sono abbastanza esperto e B, è un lavoro, quindi tu devi stare davanti ai grafici. E io ho uno stile diverso, ho uno stile di vita diverso e sto investendo il mio tempo in maniera diversa. Quindi questa è la risposta. Libri da leggere, libri da leggere. Quello che sto leggendo ora si chiama Il mondo di Sofia. In realtà io non li leggo, li ascolto. È stranissimo, io uso Audible, lo sto distruggendo. Libri da leggere, ti consiglio questo. Il mondo di Sofia è molto, molto, molto pesante a un certo punto perché parla di questa storia di questa bambina che si chiama Sofia e in realtà Hilde, perché poi, vabbè, non spoiler cosa succede, però quello che fa è darti un attimo una storia di tutta la filosofia. E è un libro di
500-600 pagine. Per ascoltarlo sono tipo 19 ore di ascolto, mi mancano 4-5 ore, però sono arrivato a questo punto dove non vedo l'ora di finirlo. All'inizio era molto bello, cioè, le prime ore sono passate lisce, pulite. In questo momento veramente non vedo l'ora che finisca. Il prossimo libro che leggerò è Il Cigno Nero. Il Cigno Nero più che altro perché la filosofia che avrò nei Forex saranno investimenti a leva sui Forex, cosa che molto opposta alla mentalità di tutti, quindi proverò a fare il Forex a leva dove perderò il 90% delle volte, ma quel 10% in cui io azzecco ripiglio tutti i profitti del resto e ne faccio anche ancora di più. Questo è l'obiettivo. Ovviamente non sono ancora abbastanza esperto per farlo e non sono ancora abbastanza pronto per entrare nell'operatività, quindi rischierei di fare solo danni. Non vi consiglio a voi non vi consiglio per nulla di avere questo approccio perché è molto 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 rischioso se non lo se non lo si fa bene. Altri libri da leggere, vabbè, questo Cigno Nero, perché l'approccio è uguale, trovare il cigno nero, trovare quella cosa che ti fa fare tantissimo profitto ok. L'ultimo libro prima di questo che avevo letto era Start with Why, inizia con il perché, molto bello, molto ispirazionale, però rimanga spesso, cioè, se devo trovarci una cosa contro è che rimanga spesso lo stesso concetto, però lo fa vedere in vari punti di vista. È una lettura molto scorrevole e molto molto carina. Ti fa trovare ispirazione e ti fa capire quanto sia importante sapere qual è il tuo perché in quello che fai. Quindi ve la consiglio. Andate a darci un'occhiata. Ci ho anche fatto un video in passato dove dovevo leggerlo l'estate scorsa, ma alla fine non l'ho letto. Finalmente ho capito che per assorbire le cose io le devo ascoltare e quindi le ascolto. Tantissime persone sono contro a questa cosa, però io mi trovo bene. Quindi ognuno faccia come si trova meglio. Quanto ti alleni? Una volta al giorno. Una volta al giorno e di solito salto una volta a settimana, quindi 6 giorni su 7 a settimana. Oggi sono andato, ieri non sono andato e nella mia routine mi sveglio con l'allenamento. Ti consideri più uno youtuber o un imprenditore? Il modo più facile per dire agli altri cosa faccio è dire che sono uno youtuber, quando in realtà ho tantissimi progetti anche al di fuori di YouTube. Però per semplicità dico sono uno youtuber e faccio altre cose, per semplicità. Poi dipende anche come mi definiscono gli altri. Per semplicità sono uno youtuber, così nessuno mi rompe le scatole e magari, non lo so, ho un profilo più sciocco, non ne ho idea. È più semplice dire così, anche se, che cavolo ne so, è più figo dire sono un imprenditore. A me non cambia, non cambia. Fate voi. Hai progetti per il futuro? Ho due startup che stanno partendo ad aprile, però non posso parlarvene ora. Fiscalità internazionale. Purtroppo quell'altro progetto che era proprio sulla fiscalità internazionale verrà rimandato di un paio di mesi proprio per la situazione attuale, perché che senso ha fare fiscalità internazionale se poi una persona in questo periodo non può nemmeno muoversi? Quindi quella cosa l'abbiamo posticipata di un paio di mesi. Amazon FBA ho chiuso con Amazon FBA per il momento, ho fatto anche vari video parlando di Amazon FBA. Op. Usi Builderall per fare affiliate marketing? No, sul video di Builderall l'ho mollato ancora tanti tanti anni fa, no, cavolo dico, l'ho mollato più di un anno fa, no, quanto? Quanto passa veloce il tempo? Vabbè, non lo uso più e tra l'altro l'ho scritto sotto il video, immediatamente sotto, perché il video era comunque di qualità, cioè il video aveva dei contenuti che erano utili, quel video di affiliate marketing, della lezione base sull'affiliate marketing, però sotto ho scritto che non lo uso più, quindi perché me lo chiedi? Crollo Bitcoin, cosa ne pensi? Vai un po' indietro nel video e vedi cosa ho detto.
Io sto prendendo posizioni perché mi ero fatto un'analisi e la voglio rispettare e quindi investirò quel che avevo in mente di investire fino alla fine. Oh, che fai mentre ascolti un audiolibro? Di solito gli audiolibri li ascolto in metro e li ascolto per 1,5. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che al passare di un'ora la lettura va avanti di un'ora e mezza, quindi li ascolto, sono molto più veloci e li ascolto quando sono in metro. Dato che sono spesso in metro, mi metto seduto così e ascolto l'audiolibro e alle volte se c'è qualcosa di interessante che voglio appuntarmi, ho dei blocchi, sull'applicazione Note, ho tutti i miei vari audiolibro uno dopo l'altro con scritto le mie note su quell'audiolibro, così poi volendo ce li ho anche qui. Tra l'altro volevo avere tipo, una scenografia molto figa, però è andato tutto a puttane perché pensavo di riuscire a controllare tutto dal computer e quindi vedere i messaggi, vedere tutto e quindi tipo doveva essere così, no? Con il bicchiere, i giornali, io ho messo così, molto serio, invece non sono riuscito a fare tutto questo e a inizio live mi sono avvicinato. Vabbè, oh, il bello della diretta. Fai un video sulla tua routine. Ora si può fare. È interessante. Sai cosa ti dico? Facciamolo, me lo segno. Che poi, se proprio bisogna essere corretti, la routine varia tantissimo e quasi sempre si cerca di aspirare a fare quel qualcosa o quel qualcos'altro. Quindi sì, farò il video sulla mia routine, ma poi non passerò tutti i miei giorni così. La maggior parte dei miei giorni tenterò di arrivare a quello o farò quello, però poi è difficile che tutti i giorni saranno così, proprio perché se tu avessi tutti i giorni uno uguale all'altro, probabilmente non avresti neanche nuovi input, nuove idee, nuove cose, quindi sì routine, ma fino a un certo punto. Madonna, tutta sta bibita frizzante mi sta facendo frizzare. Sei pentito di essere partito per Londra con il virus che c'è adesso? No, assolutamente no. Qui mi trovo veramente bene. Il virus è gestito in una maniera strana, sì, ne ho anche parlato, però mi trovo bene, mi trovo veramente bene nonostante tutto. La tua azienda di che si occupa? Si occupa di comunicazione, quindi serve per in parte fatturare i lavori che io faccio tramite YouTube e in parte fa delle attività di consulenza o agenzia, tra virgolette, e in parte mi serve per fare anche tutti gli altri progetti e lavori correlati. Ve ne parlerò man mano appena saranno molto più concreti, però ad ora serve per fatturare i miei lavori su YouTube, fatturare alcune consulenze e fatturare alcuni lavori da agenzia pubblicitaria, cose di questo genere. Sei rientrato dei soldi spesi a Londra? Sì, in questo momento sì, fortunatamente sì. Che cosa... Ah, farà investimenti immobiliari? Eh, allora, sto aprendo un'AISA, ne ho parlato prima dei conti AISA, per l'acquisto della prima casa, quindi probabilmente farò un investimento immobiliare su una mia prima casa in futuro, quando avrò anche abbastanza garanzie, perché ad ora non posso nemmeno pigliare un mutuo, quindi non ho nemmeno abbastanza risparmi per fare un investimento immobiliare, quindi potrei pensare di fare qualche investimento immobiliare sfruttando altre leve, ma in questo momento il mio tempo è meglio dedicato a coltivare altri progetti. Quindi è sempre una gestione di tempo alla fine. La mia azienda di che si occupa? L'ho appena detto. Ok.
Oh ragazzi, ma perché mettete messaggi e poi li cancellate? Non capisco niente. Quanti anni hai? 22, compiuti il 3 gennaio. Con quante persone mi relaziono al giorno? Dipende. Allora, vabbè, di sicuro mio fratello. Eh, di media 3, 2 o 3. Ho quasi un appuntamento al giorno. Di persona 2 o 3, quindi ho quasi un appuntamento al giorno, quindi esco, incontro la persona, rientro. Se devo contare anche tutte le chiamate, tutti gli Skype, eccetera, attorno a 5, 6, 5 di media. Penso che va, nel senso, non penso sia un problema, non è che sono asociale, ma comunque sono nel mezzo del lavoro e quindi di solito attorno alle 5 al giorno. Sei ancora fidanzato? Sì, è un momento abbastanza difficile questo, perché io sono fermo qui, lei è ferma in Italia. È un po' complicato, però vabbè, andiamo avanti. Po, po, poro, po, po, po. Hai un altro canale YouTube dove parli in inglese? No, ma lo voglio fare. Il primo video arriverà il 1° di giugno, quindi tenetevi pronti. Sarà un video imbarazzantissimo, ma mi sono scritto che lo devo fare, quindi lo farò. Poi vedo che qua continuate a chiedermi cosa ne pensi di Giorgio Tavazza. Giorgio Tavazza, tra l'altro, l'ho conosciuto perché anche lui abita qui a Londra e penso che faccia il suo lavoro. Fa il suo lavoro, io gliel'ho anche detto, è un po' troppo un marchettaro, cerca di vendere troppo e quindi anche lui l'ha capito e spero che cambi il modo di approcciarsi. Però non ho mai visto i suoi videocorsi, non ho mai visto di persona quel che fa, quindi non potrei dare un giudizio più di questo. Gli ho detto che deve un attimo ripulirsi l'immagine, ma lo sa anche lui. Ti piacciono i Labrador? Sì, mi piacciono i Labrador, ma perché continui a farmi questa domanda? Hai visto altre partite di calcio? Sfortunatamente no, perché volevamo andare a una partita di calcio, però in questo momento non è molto opportuno andare in un luogo dove ci sono tante persone e oltretutto in questo momento l'hanno proprio chiusi gli stadi, fortunatamente. E quindi dopo quella partitaccia che avevo visto West Ham-Everton, non ho viste altre. Speriamo che la situazione si sblocchi. Po, 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 po. Sai che ho scoperto che vivo vicino a te. Bene, sono contento. Hai un mentor? Un mentore? No, però continuo ad imparare da persone che sanno che hanno fatto più di me e quindi che hanno più esperienza. L'importante è comunque, mentore o non mentore, essere abbastanza umili da capire che tu puoi sempre imparare e che ci sono sempre persone che sanno di più di te in quasi ogni ambito. Quindi devi cercare in ogni caso di apprendere da chi sa più di te. E poi comunque devi pesare quel che le persone ti dicono. Quindi questa è la filosofia con cui mi approccio. Perché hai lasciato l'università? Mi pare di averlo detto in un qualche video. Ho lasciato l'università perché ho visto che questo lavoro, quello che sto facendo attualmente, oltre a piacermi molto, mi dà dei risultati, ma oltre a questo mi fomenta ad informarmi, imparare e studiare sempre di più. Per esempio, oggi stavo studiando macroeconomia a un buon livello proprio per capire i comportamenti del cambio, dell'exchange, dei forex. Quindi, nonostante io non stia più studiando all'università, sto studiando per la mia crescita personale. E penso che università o non università, tutte le persone debbano capire che la loro istruzione e le informazioni che loro hanno siano un asset importantissimo. Quindi continuerò sempre a studiare.
Business più adatto al momento. E cosa vuol dire business più adatto al momento? Dipende dalle tue passioni, dipende da quanti soldi hai a disposizione, dipende da chi sei, dipende da molte cose, non posso dirtelo. È necessario avere un ufficio vero e proprio, quindi non da casa. Perché? Non ho capito. Vabbè. Consigli per migliorare l'inglese. Esci e parla, buttati. Io l'ho imparato partendo per l'Australia e prendendo i pugni in faccia. Penso sia il modo migliore. Vai al Kew Garden di Londra. Me lo segno, Kew Garden. Kew Garden. Segniamoci Kew Garden. Va bene. Op, 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 op. Segui Gary Vee? Sì, lo seguivo ora sempre di meno perché è in target per le persone che iniziano il business online o che iniziano un'attività di marketing, quindi per i beginners, quindi per chi sta iniziando. Non è più in target per le persone che vogliono approfondire di più queste cose, proprio perché lui si prende questa audience di chi vuole iniziare, chi vuole di più, eccetera, 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 però arrivi a un momento, è il mio momento, dove, ok, vuoi qualcosa in più, vuoi cercare di approfondire quella cosa, quindi lo seguo comunque, lo seguo comunque, ma non più come una volta, quindi non gli guardo più tutti i suoi video, non ne guardo, lo guardo raramente quando c'è proprio qualcosa di più interessante del solito, perché comunque rimanga sempre le stesse cose. Sono belle per chi sta iniziando, per chi vuole approfondire un po' di più. Conosci Lambrenedetto? No, non conosco Lambrenedetto. No, non bestemmiare, dai. Pensi che il Bitcoin possa riacquistare la fiducia persa? Secondo me sì, secondo me in questo momento stanno speculando tantissimo anche grandi banche, ci sono spostamenti di Bitcoin, di tanti Bitcoin da un portafoglio all'altro, di allacciamenti, quindi secondo me sotto a questa caduta, oltre alla crisi, e quindi persone che dicono non voglio più tenere i miei soldi qui, li riprendo e ho un po' paura della situazione, quindi risparmio. Ci sono anche dei movimenti strani. Vediamo. Come faccio con il mio link Amazon Affiliate ad inviare nell'app Amazon e non nel web? Non ho capito la domanda, però penso che se tu vuoi creare un link per Amazon Affiliate, devi andare sul sito di Amazon da computer e creare e generare quel link che poi puoi rimandare da tutte le altre parti. Proprio non mi vedi. Ah, ciao mamma, c'è che mia mamma. Ciao Gloria. Ciao Gloria. Oh. Cosa ne pensi ora del peer-to-peer lending? Me lo sono già segnato a metà live che devo farci un video. Ciao Gloria, salutate Gloria, mia mamma. No, siamo arrivati quasi alla fine, sono quasi, anzi, sono passate le 8. Ragazzi, sono passati le 8, arriviamo a 90 minuti, quindi abbiamo un minuto. Se volete fare le ultime domande, conosci Gimme 5? Sì, conosco Gimme 5 e devo approfondire i RoboAdvisor, però non uso Gimme 5. Se... Bondora o Mintos? In questo momento Bondora, perché avrà un rendimento più basso, ma hanno più capitale per risanare eventuali perdite. Quindi probabilmente sceglierei Bondora tra i due adesso. Eh, Ti piacciono altri sport oltre al calcio? Io sono uno sportivo di base, quindi mi piace lo sport e mi piace praticare pressoché tutto. In questo momento vorrei provare arrampicata, però vi ripeto, siamo un attimo segregati in casa, quindi non posso fare sport in questo momento.
o se non andare in palestra che comunque è qua. Vorrei provare arrampicata, anche perché qui a Londra ci sono dei bei centri di arrampicata e perché l'ho fatta soltanto una volta in tutta la mia vita e quindi vediamo com'è. Come sei messo al momento con il portafoglio azionario? Lo sto iniziando, adesso i mercati tra l'altro sono chiusi, sabato e domenica. Ieri e oggi mi sono informato tantissimo in realtà sul Forex. Sull'azionario ho passato tutta la scorsa settimana, me lo sto studiando, sto approfondendo, sto guardando le aziende. Penso che comunque partirò con un portafoglio con la mentalità del dividend investing per avere comunque un cash flow e per comunque vivere realmente passivamente. E quindi sarà un'avventura interessante e se sarete con me, se sarete iscritti, probabilmente, anzi sicuramente la vedrete. Si dice che la palestra è il posto dove si prende più il virus. Minchia, me la stai gufando? Vabbè, farò flessioni a casa e non scenderò neanche più in palestra. Di solito comunque è poco frequentata. Anzi, quando ci vado io, gli orari in cui ci vado io, non c'è quasi mai nessuno. Preferisci sport di squadra o sport individuali? Non mi cambia molto. In realtà ho provato sia sport di squadra che sport individuali. Ho praticato il calcio, quindi sport di squadra per la gran parte delle volte, però mi piacciono anche gli sport individuali, come per esempio il tennis. Che squadra tifi? Sono milanista, non va molto bene in questo periodo. Hai già recuperato i soldi per il tuo trasferimento a Londra? Sì, fortunatamente sì. Fortunatamente sì, questo paio di mesi è andato bene e mi sono stabilizzato e da aprile in teoria dovrei avere tutto pronto per partire ancora di più a bomba. Fai la live dal telefono? Sì, sono in live dal telefono e sì, avete ragione, devo strutturarmi, fare investimenti per migliorare anche le live, ma questa live non era programmata così tanto, quindi ho detto, mettiamoci lì, beviamo la Coca-Cola della Tesco e facciamo due chiacchiere questa domenica sera. Ragazzi, anzi no, arriviamo a 100 minuti, arriviamo a 100 minuti e facciamo il conto tondo. Arriviamo a 100 minuti. Avete altre domande? Sei veneto? Sì, sono di Padova, Albignasego per la precisione. Persone che stimi di più ultimamente, attualmente. Minchia, che domanda difficile. Non lo so, non c'è una persona che stimo di più, una che stimo meno. Non saprei come risponderti. Hai sistemato lo sgabuzzino? No, non è stato sistemato. Cioè, metà è sistemato, metà non è sistemato, però ho fatto il backup dei dati nel NAS, quindi quello è a posto e i dati stanno diventando sempre più a posto. Tra l'altro potrei fare anche un video dove vi faccio vedere i servizi che uso per gestire tutte le mie cose. È veramente figo, finalmente, perché ho centralizzato e messo a posto tutto. Prima era un marasma di servizi, applicazioni e cose. Un'applicazione che vi consiglio è un project management per gestire tutte le task e le cose da fare. Asana si chiama, Asana, Asana, veramente bello, veramente, veramente bello. Poi sto usando anche Basecamp, sempre per gestire il da fare, quello che devo fare oggi, domani, chi deve fare questo, anche perché siamo un team di due persone, io e mio fratello. Consigli di conservare tutti i documenti in modo digitale o cartaceo. Per quelli che sei obbligato a conservare in modo cartaceo, ovviamente cartaceo e digitale, altrimenti cerco di tenere tutto in digitale. Io in cartaceo ad ora ho solo gli scontrini, perché quelli vanno conservati, ma probabilmente non servono neanche più dopo un anno. Quindi li tengo per sicurezza, ma cerco di tenere tutto in digitale.
in servizi di cloud affidabili o comunque in backup su hard disk dove c'è un RAID, quindi dove c'è o un doppio hard disk per cui se uno salta e viene bruciato e muore male, o comunque l'altro, o altrimenti ho il mio NAS dove ho 4 hard disk e se uno parte riesco a recuperare tutti gli altri dati perché sono RAID 5, quindi comunque diciamo ho un'ancora di salvataggio, però devo accorgermene subito. Allora, cosa fa la tua azienda? L'ho già risposto indietro nella live, comunque per farla breve, si occupa del mio canale YouTube, si occupa di di alcune altre cose che faccio in ambito comunicazione e fa un po' di consulenze, è diciamo la mia azienda personale per farla in breve. Tutte le cose che faccio vengono fatturate con la mia azienda. Mick Cosentino non lo conosco, cioè so chi è di nome, ma non saprei che giudizio darvi. Che ruolo giocavo? Giocavo centrocampista mediano. Ah, Non ho capito bene che app usi per la gestione. Per la mia gestione dei lavori uso un'app che si chiama Asana. 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 Ha la figura, vediamo se ve la faccio vedere. Questo computer servirà a qualcosa durante questa live. Doveva servirmi per tutto. Asana. Vediamo se non... Questa qui. Asana. Non si capisce niente, è inutile, però vabbè, Asana. Asana. Oh, L'audio è pietoso, lo so, va sistemato. Spero che abbiate pietà di me. In questo momento questo è quello che riesco. Che musica ascolti? Ho un grande difetto, ascolto pochissima musica, veramente poca. Devo migliorare in questo, me l'hanno già detto in tanti. Fino a che età hai giocato? Fino a 6 mesi fa, anzi meno, fino a dicembre giocavo. Da quando mi sono trasferito ho smesso da 3 mesi. Però in realtà quello che vorrei fare è iniziare qui, però in questo momento le cose si stanno fermando anche qui, quindi no, non posso. La fidanzata c'è ancora, Laura è ancora a casa che magari sta anche seguendo questa live, se la stai seguendo Laura, ciao. Preoccu- Preoccupazioni, penso. Quando sei andato a Londra non avevi preoccupazioni? Sì, ne avevo, ma le affronto con positività e quindi le tengo per me, gran parte delle volte sto zitto e le sbatto la testa in modo... Sbatto la testa duramente contro le cose che mi succedono, quindi sono una persona ottimista, quindi quando ho una preoccupazione, certo, diciamo che mi preparo per il peggio, quindi se c'è un qualcosa che mi preoccupa, mi preparo affinché anche se quella cosa succede, io sono pronto per comportarmi di conseguenza. Quindi mi preparo per il peggio e punto al meglio. Questa è la mia filosofia. Tu e tuo fratello andate d'accordo, conviviamo, si è spostato a Londra con me, quindi se non andassimo d'accordo probabilmente non sarebbe venuto qui. Oh, il tuo vecchio video dove hai mostrato un codice di una carta di credito Revolut. Ah, e quella carta non è attiva, è una carta prova campione che mi avevano dato, quindi puoi provare a metterlo dentro 20 volte, ma non funziona. Giochi ai videogiochi, ero veramente un nerd tempo fa. Li ho eliminati, ogni tanto mi capita, però raramente, quasi, quasi mai. Anzi, in realtà, fermi lì. Oh, po. In realtà con il provider mi hanno anche regalato Google Stadia e potrei usarlo, ma l'ho usato tipo
2 volte, ma perché in questo periodo mi appassiona di più vedere cosa informarmi, studiare, vedere, quindi alle volte quando devo rilassarmi, dormo, riposo, o comunque guardo una puntata di una serie TV con mio fratello, non faccio più l'attività di videogiocatore in modo attivo, però chissà, mi è sempre piaciuto e mi ha sempre fatto rilassare, magari un'oretta al giorno la integro nella mia routine. Giocavi a Clash of Clans? Ovvio, ovvio, ragazzi, io sono perito informatico di base. I giochi una volta io li scaricavo, io avevo l'account di Apple americano per riuscire a scaricare i giochi prima che uscissero qui in Italia. A Clash Royale sono stato nella top 100 per dirvi, perché avevo il videogioco qui in Italia un mese prima che uscisse. Vabbè, ma sono ricordi vecchi, cose vecchie. Non videogioco da molto, da 2 o 3 anni, 2 o 3 anni, da quando sono partito per l'Austria, più di 3 anni. Giocavi a Minecraft? No, Minecraft non mi ha mai appassionato in realtà. Non ho mai giocato troppo a Minecraft. Hai perso le tue amicizie in Italia? Assolutamente no, ci sentiamo ancora molto spesso. Anzi, fino a settimana scorsa, prima, in questo momento dovrebbe essere qui un mio amico che sfortunatamente non è potuto venire su proprio per la chiusura dell'Italia. Però fino a un paio di settimane fa avevo 2 miei amici, un mese fa ne avevo altri due, quindi vengono anche spesso a trovarmi. Conosci Brawl Stars? Sì, ci ho anche giocato. Sei fisso con Apple? In realtà sì, ma in questo momento sto cercando di spostare tutte le cose che conservo in applicativi Apple in applicativi di terze parti affinché un domani, quando uscirà qualche prodotto che mi piace di più, io sia pronto con tutti i miei dati in cloud a fare lo switch. Per esempio, adesso tutte le mie foto le sto passando da l'applicazione foto di Apple, quindi dal cloud di Apple, all'applicazione Google Foto, così un domani se mi compro un cellulare Android ho le foto su Google Foto, tutte in cloud, tutte pronte. Quindi sto passando a servizi di terze parti, ma comunque adesso mi trovo troppo bene con Apple, è troppo integrato, è troppo fatto bene. E sì, sto pagando troppo per questa cosa. Siamo d'accordo, ma dato che ci lavoro, dato che ho già tutto preimpostato con questo, ha senso. Quanto sei alto? Sono alto 1,86 m per 80 kg circa. Farei un corso? Non lo so, in questo momento non ho pianificato un corso. Mi piace in questo momento dove io non sono un esperto e quindi non me la sento di vendere un qualcosa da esperto, magari un domani avrò molti più risultati in un qualche ambito e potrò definirmi un esperto e quindi la mia opinione conterà sempre di più, di sicuro potrebbe anche essere utile, ma perché alla persona finale è realmente utile quel qualcosa che faccio e quindi farò quel corso, ma in questo momento non ho pianificato nulla di ciò. Minchia, raga, anch'io vado a cenare, iniziamo a preparare, anche perché qua sono le 7:30, lì sono le 8:30. È ora che anche voi andiate a mangià, io vado a mangià. Buona cena a tutti, ci vediamo. Ciao ciao, adesso vediamo, problemi tecnici, finisci. Ciao ragazzi, ci vediamo ultimi istanti, vi saluto a tutti. Statemi bene, mi raccomando, sempre al top e sempre ottimisti. Ci si vede. Alla prossima avventura. Ciao!